Sai che stamattina ha realizzato già. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare il resoconto della settimana scorsa per quanto riguarda le strategie di copy trading che sto seguendo, e per adesso vi dico che sono poche, però sono interessanti, quindi poche ma buone. Ma vi ricordo che sia nei commenti che nel gruppo Telegram potete consigliarmi qualche trader da seguire. Se conoscete un trader bravo, sia cripto, forex eccetera, me lo scrivete nei commenti o appunto nel gruppo Telegram, andrò a visionarlo o andremo a visionarlo insieme per vedere se realmente ne vale la pena, e comincerò a seguirlo e lo porterò come test. Appunto ci tengo a precisare una cosa, che questa è una serie dove vado ad aggiornarvi di settimana in settimana, di mese in mese. Adesso vediamo un attimo come si mette la serie anche in base ai vostri mi piace, quindi lasciate un mi piace, fatemi capire se la serie deve andare avanti o no. Ci tengo appunto a dirvi che appunto è un test che vado a fare, vado a condividere con voi la mia esperienza che varia tra business online, trading, copy trading, e poi ovviamente ognuno di voi traga le proprie decisioni, le conclusioni che vuole. Quindi mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa fate le vostre scelte, fate le vostre considerazioni, e soprattutto in queste cose bisogna mettere sempre quelle che si è disposti a perdere, perché bisogna valutare tanti fattori e uno di questi è la diversificazione. Avete la possibilità di investire in tante strategie? No, allora non lo fate, perché se dovete puntare tutta su uno è molto facile che quella strategia possa andare male e perdere tutto. Quindi diciamo che poi vabbè, c'è un discorso di money management e tutto il resto, quindi mi raccomando, su questo ci tengo veramente tanto. Passiamo subito ai numeri, ma mi piacerebbe farlo in modo un po' più raccontato, quindi in questo video voglio farvi capire cosa sto facendo e cosa sta succedendo, anche per ricapitolare un po' il tutto. Quindi ci tengo a partire dalla prima strategia che sto seguendo da ormai credo 3, 4, 5 mesi, ho perso il conto, che è Anubix. Ve ne avevo parlato già qualche mese fa. Questa strategia ha ottenuto risultati veramente incredibili. Stiamo parlando che negli ultimi mesi ha realizzato più del 160% lordo, ma comunque c'è il MyFX Book, ci sono i dati, c'è il mio conto che appunto, come dico, vi vado ad aggiornare di tanto in tanto, quindi i risultati si vedono. E questa strategia questa settimana ha totalizzato uno 0,77% netto, qui stiamo parlando di netto. Per quanto riguarda il mio caso non è proprio così, perché appunto ci tengo a fare delle precisazioni. Ho aperto qualche posizione io questa settimana, aperto e chiuso qualche posizione io. Infatti questa settimana io credo di aver superato anche il 2%, credo, sì, abbondante. Appunto sì, quasi il 3% ho fatto, perché ovviamente le posizioni che vado a chiudere io non vengono, tra virgolette, tassate, fatemi passare il termine, o comunque vabbè, non vengono trattenute commissioni, e quindi sono riuscito a fare il 3%. Poi, come sta andando in questo periodo? Ha operazioni aperte? Sì, ha un'operazione aperta, ovviamente per chi lo sta seguendo da più tempo, ha una sola operazione aperta su appunto XAU, perché questa strategia opera solo su XAU, da 002, aperta a 1987, ma vabbè, adesso vi faccio lo screen così lo state vedendo, così voi lo vedrete nel frattempo da qualche parte. Una posizione da 002 aperta in buy a 1987,73, che adesso è in flottante negativo di 119,65 €. Ma sono riuscito ad aprire una posizione anche io in buy da 002 a 1910, proprio per cercare di andare a mediare quanto più possibile il prezzo, che infatti la risultante del flottante negativo è quella, vabbè, ma c'è da considerare lo swap negativo, però va bene lo stesso. Ho molta fiducia del trader, so che in situazioni peggiori è riuscito ad uscirsene, ma comunque sia, è comunque un'operazione che ha poco più del 10% di flottante negativo, che nel trading, ragazzi, è normalissimo. Io veramente in tutto questo tempo ho fatto difficoltà, se non voglio dire che sia impossibile, di trovare una strategia profittevole come questa durante tutto questo tempo e che non abbia mai avuto un flottante negativo di più del 10%. Quindi è abbastanza normale adesso, non mi sto a scandalizzare assolutamente. È stata una scelta mia quella di andare a mediare, e questa è una cosa che non consiglio assolutamente di fare. Preferisco sempre non toccare nulla. In questo caso mi aveva molto ingolosito quell'entrata e ho voluto farla. Altra strategia invece che ho iniziato a seguire, anche qui ho portato un contenuto perché mi stava piacendo già da quando ho cominciato a visionarla, quindi periodi addietro, qualche mese fa, diciamo così, 2 o 3 mesi fa, già mi stava piacendo. Poi appena è stata resa pubblica,
Mi è piaciuta veramente tanto, fatto sta che stamattina ha realizzato già 10,79 $, vabbè adesso voi non vedrete nulla, ma vabbè, questa mattina già ha totalizzato 10,79 $, cioè stiamo parlando con un capitale minimo di 500 euro. Ma assolutamente, parliamo dei dati vecchi perché ovviamente questo è un resoconto della settimana scorsa che ha realizzato il 2,19% netto e devo dire che è veramente tanta roba perché consideriamo che anche un capitale più basso, come dicevo, di entrata, ovvero 500 euro, è veramente tantissima roba, veramente veramente tantissima roba, complimenti anche perché è appunto, come vi dicevo, lo stesso trader di Anubix a gestire il tutto e mi piace veramente tanto, se la cava veramente bene. Io in questo caso, vabbè, qui non ho toccato assolutamente nulla perché non ce n'è bisogno. In questo momento, vabbè, abbiamo due posizioni aperte in tempo reale con praticamente sono in pari, quindi non c'è nulla da dire, non ha posizioni vecchie aperte, eccetera, anzi molto spesso le va a chiudere veramente in un niente, cioè stamattina le ha chiuse veramente in pochi secondi e devo dire mi sta piacendo, ma sta piacendo a tutti perché ho visto anche nel gruppo qualcun altro la sta seguendo e sono veramente soddisfatti. Ovviamente quando ci sono percentuali così alte magari ci può essere un po' di spavento perché dici ok, tutte queste percentuali, tutto questo profitto vuol dire che rischi altrettanto e devo dire invece no, non l'ho mai vista in difficoltà in quest'ultimo periodo e devo dire che lavora veramente tanto tanto bene. Per quanto riguarda invece il copy trading sulle cripto, io su BingX stavo copiando una strategia Nebula che ve ne ho parlato anche di quest'ultima nel gruppo. Hanno cambiato operatività, hanno annunciato che ci sarebbe stato un cambio di operatività perché faceva veramente poche operazioni, però sinceramente a me piacciono le strategie che fanno meno operazioni ma che sono molto conservative, possiamo dire così, perché rischiano comunque meno, piuttosto che strategie che devono operare solo per dare il contentino, far vedere che comunque muovono qualcosa. In quel caso mi spavento un po', quindi ho deciso di stoppare la copia e appunto aspettare, vediamo se ne trovo qualcun altro di migliore. Poi può andare comunque bene, ci sta, magari ricomincerò a copiarlo, però voglio prima un attimo vedere, giustamente c'è stato un cambio di operatività, devo capire in che direzione sta andando questo cambio di operatività. Quindi ho preferito fermarla e per adesso sto seguendo soltanto queste due strategie, ma ne arriveranno altre di nuove e come vi dicevo consigliatemi anche qualcuno voi da seguire, magari qualcuno che ne state seguendo già voi, me lo fate presente e io andrò a vedere o ripeto possiamo andarla a vedere tranquillamente insieme. Niente da aggiungere ragazzi, l'aggiornamento più o meno era questo, Siris sta continuando a macinare, assurdo ma va benissimo e noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando il like, il like.